Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene ragazzi, prima di iniziare vorrei fare una comunicazione, quindi per favore non saltate l'introduzione. Nel mese di marzo dovrò occuparmi di un paio di temi a livello personale, di conseguenza ho deciso di sospendere con le sessioni individuali, qualsiasi sessione, che siano letture di carte, che siano trattamenti di Reiki, piuttosto che pulizie degli ambienti, percorsi di crescita, sospendo tutto. Spero ad aprile di poter riaprire l'agenda per prenotare gli appuntamenti. Comunque vi tengo informati attraverso i video che pubblico tutti i giovedì, perché quelli e i video degli abbonati non dovrebbero subire variazioni, quindi dovrei riuscire a star dietro comunque alle pubblicazioni del giovedì e alle 4 pubblicazioni mensili degli abbonati. Se riesco, integrerò tra giovedì e giovedì con video a 3 scelte, sempre con i segni zodiacali. Se no, portate pazienza, è solo un periodo. Bene. Mostrami pesci, tendenze energetiche generali per la seconda parte di marzo 2024. Abbiamo la carta degli amanti, amici dei pesci. Quando ci sono gli amanti si può parlare di amore a 360 gradi, potrebbe essere l'amore verso qualcuno, quindi una nuova relazione, piuttosto che amore verso se stessi. È anche una carta che ci parla di scelte, eh. Adesso andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse proprio nulla, o se voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto in descrizione, e sempre in descrizione trovate anche il link per le previsioni del 2024 e per le tarot pratiche del 2024. Vi ricordo che queste sono letture collettive generali, quindi possono riguardare il lavoro piuttosto che la famiglia, piuttosto che le amicizie o le relazioni di coppia. Io vi spiegherò qual è l'andamento energetico e andrò a fare come degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Ok, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile, amici dei pesci. Ok, partiamo con una temperanza. Abbiamo una regina di bastoni, la giustizia, un imperatore, cavaliere di denari, abbiamo un 2 di bastoni e un re di coppe. Dunque ragazzi, partiamo con la temperanza. Temperanza può essere una carta di pazienza, può essere una carta che ci parla di riequilibrio o di un momento, diciamo, dedicato al benessere, dedicato alla guarigione. Il fatto che la regina di bastoni sia il contrario mi dà un po' da pensare che abbiate un po' da prendere in mano le redini della situazione per quello che riguarda un certo tipo di situazione con una persona piuttosto che una relazione. La regina potrebbe rappresentare una persona vicino a voi o la vostra energia. E poi ho come la sensazione che ci sia la necessità, il bisogno, il desiderio di concretizzare barra regolarizzare una certa situazione, magari proprio con questa regina di bastoni o con questo cavaliere di denari. Ah ragazzi, vi ricordo che le letture sull'economia, sul lavoro, single e coppie sono già online, le trovate nella sezione dei video, se scorrete col dito le trovate e anche lì ci sono i segni zodiacali, le potete integrare con questa lettura. Allora andiamo a vedere la temperanza. Abbiamo il mondo e la sacerdotessa.
Mm. Allora, qui sì, ragazzi, che ci potrebbe essere un tema di guarigione, potrebbe essere questa sacerdotessa fa riferimento a qualche tipo di terapeuta di tipo naturale, quindi non lo so, un erborista piuttosto che un terapeuta Reiki, Shiatsu, una di quelle terapie, diciamo, che si fanno con cose naturali, quindi con le mani piuttosto che con l'alimentazione. È anche una carta che ci parla di divinazione e di intuizione. Quindi qui ho come la sensazione che appunto con questa temperanza ci sia il bisogno di, diciamo così, riportare in equilibrio un certo tipo di cambio e per farlo bisogna guardare ad un futuro, diciamo nel lungo periodo. Il fatto che il mondo sia al contrario mi dà da pensare che dobbiate ancora completare questa sorta di guarigione. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Imperatrice e giudizio. Ragazzi, qua è proprio come un po', ok, riprendo in mano la mia femminilità. Se fosse una situazione di coppia, qui sento che c'è bisogno di lavorare un po' sul divino femminile, perché ho la scusate, sono impaperata. La sacerdotessa, l'imperatrice e la regina di bastoni e mi parlano di femminilità, di divino femminile, di sensualità, di sacralità anche un po'. Tenete presente che comunque l'imperatrice è una carta che parla di espansione, di crescita, quindi è come se ci fosse... Per qualcuno fa riferimento a... mi viene da dire un passo da gigante in poco tempo, sia a livello di relazione o magari anche a livello personale. Potrebbe essere riferito al fatto che, mi dico, essendoci il giudizio, potrebbe essere un'amicizia, potrebbe essere una madre o per qualcuno magari un dipendente, un titolare, dipende da che parte state, che si fa sentire dopo tanto tempo o comunque come se arrivasse una notizia da qualcuno che non sentite da tempo o da qualcuno che magari non vedete da tempo. Potrebbe essere una distanza, fisica o una distanza nel tempo, entrambe le cose. Andiamo a vedere la giustizia. Asso di denari e 7 di spade. Che interessante perché la giustizia ha la spada ed è una di quelle carte che taglia quello che c'è in eccesso in uno dei due piatti della bilancia proprio per rimetterli in equilibrio. E qui abbiamo il 7 di spade che rappresenta un po' le lotte della mente, le bugie, le mezze verità, le cose dette, le cose non dette. Sono un po', rappresenta un po' le lotte egoiche della mente, le maschere che uno si mette per riuscire a stare dentro certi ruoli. E qui allora o si tagliano con queste maschere. Può anche essere che ci sia, perché c'è un asso di denari. È come se si volesse, da un lato ricominciare qualcosa, mi viene da dire. Tenete presente che la giustizia è una di quelle carte che arriva per, appunto, rimettere in regola. Ed è quello che sento volete un po' voi tra la giustizia e questo imperatore. Andiamo a vedere l'imperatore. È come se non ci fosse, perché qui avete imperatore e imperatrice. Se fosse una relazione di coppia, per esempio, è come se non ci fosse una certa continuità da un lato, 8 di spade, e dall'altro lato una certa concretezza e forza al contrario. È come con questo 8 di spade, se qualcuno pensasse ehm, che è impossibile trovare un certo tipo di stabilità, che è impossibile avere le regole di cui magari voi avreste bisogno. Se fosse una situazione lavorativa potrebbe essere un po' di attrito con qualche capo, vi dico, che non è un attrito verbale, è più nella vostra testa, è più un ok, come faccio a fare le cose in modo giusto senza turbare, diciamo, gli equilibri, mantenendo quella che è l'armonia di questi amanti? E qua ho questo cavaliere di pentacoli che suggerisce prudenza. Andiamo a vederlo.
La giustizia, questa è caduta, però in realtà ne voglio ancora una. È un fante di coppe. Giustizia appeso. Allora, devo dirvi ragazzi che ci potrebbero essere delle scuse qui con questo fante di coppe o comunque un qualche tipo di offerta. Ripeto, qui c'è la sensazione di sentire o comunque di ricevere notizie di qualche cosa che riguarda un passato o un lontano molto lontano. E qui è un po' come se vi invitassero alla prudenza, perché comunque la giustizia che voi volevate sento che arrivi, è un po' come se si sbloccasse qualche cosa, ci potrebbe essere, sì, anche delle scuse da parte di qualcuno. Adesso andiamo a vedere il 2 di bastoni. Abbiamo un 3 di pentacoli e un, sì, cavaliere di coppe. Mm. Che interessante. Fante di coppe, cavaliere di coppe, re di coppe. È come se andando verso la fine del mese ci fosse una sorta di evoluzione a livello emotivo. E qui poi vedo anche una sorta di, sì, prudenza nella progettualità, mi verrebbe da dire, ragazzi. Non esponetevi troppo, non promettete più di quello che potete effettivamente compiere. Andiamo a vedere il re di coppe. La stella e la temperanza. Oh, che bello. Allora, innanzitutto iniziavamo con la temperanza e qui abbiamo finito con la temperanza, quindi diciamo che è un momento di guarigione. Tutto quello di fine marzo, se vogliamo, è un momento dove si rimettono le cose un pochettino in equilibrio. Ripeto, potrebbe essere con una relazione romantica, perché qui abbiamo imperatore e imperatrice, potrebbe anche essere una relazione di amicizia o di conoscenza o comunque non necessariamente romantica, ecco. Magari vi state frequentando da un po', ma non c'è ancora quella mm, scintilla romantica, ecco. Però sento che qui potenzialmente le cose possono evolvere. C'è qualcosa qua? Datemi una carta per questo 7 di spade. Vediamo se riesco a darvi più indicazioni. Imperatore e 8 di bastoni. Hmm. C'è qualcosa con o una concretezza o la comunicazione delle proprie regole o qualche cosa che ha a che vedere con la stabilità. Anche ragazzi con la continuità. Per qualcuno si vede che c'è una situazione che richiede una continuità nel lungo periodo. E anche qui con la sacerdotessa vi dicevo, guardate nel lungo periodo. Va bene, andiamo a vedere Osho che cosa dice. Confronto. E una nuova visione. Allora, ragazzi, questa carta vi invita a non confrontarvi con l'altro o a non confrontare la vostra situazione con quella di qualcun altro, perché comunque è vero che sia l'albero che il bambù sono due elementi che fanno parte tutti e due dell'elemento naturale, della flora, diciamo così, però sono due elementi che hanno forti caratteristiche che li diversificano, che li rendono unici, ok? Quindi uno magari avrà un certo tipo di durezza, l'altro avrà un certo tipo di morbidezza, magari con uno si può, non lo so, usare magari la parte cava. Insomma, è un po' come dire che non è necessario fare un confronto, non ha senso fare un confronto. E senza fare un confronto da cui verrà fuori la nuova visione. Vi dico ragazzi, l'appeso ce l'avete già, questa è la carta dell'appeso. Quindi è come se ci fosse un nuovo modo di vedere le cose qui. Sento che avendo due volte la giustizia, ragazzi, qui potrebbe essere proprio una questione, e avete anche la stella, potrebbe proprio essere una questione di giustizia divina.
E poi avete anche la temperanza alla fine, come se alla fine, sì, con la maturità si riuscisse a trovare l'equilibrio. Energia, e guardate che cosa sta facendo la fatina, sta tenendo in equilibrio, sta sollevando pesi letteralmente. Fate finta che sia la bilancia della giustizia, è la stessa cosa, questo rappresenta la mente e questo rappresenta il cuore. Bisogna tenerli in equilibrio per riuscire a fare correttamente i movimenti che si devono fare nella vita di tutti i giorni. Va bene, amici dei pesci, spero che comunque la lettura vi sia stata utile e fatemelo sapere con un like, se avete piacere potete commentare, potete iscrivervi, condividere il video oppure abbonarvi al canale se avete piacere di iniziare un percorso di crescita con me. Per il resto io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!